Eccoci qua, secondo capitolo di questo percorso nella grammatica della mia cucina. Sì, lo ripeto perché la cucina ha delle regole e poi c'ha tanta pancia, tanta fantasia. Questa volta vi porto in un mondo un po' strano. Faremo la bistecca primitiva. Quindi ci siamo, ecco gli ingredienti per la bistecca primitiva. Ma che sarà sta bistecca primitiva? Vabbè, patate, sale, olio extravergine, corteccia di pino marittimo morto, cioè un albero caduto in modo naturale, noce di manzo, anche altri tagli e grasso di manzo. Questi sono gli ingredienti per questa nuova ricetta. Quindi ora iniziamo a cucinare. Bene, bistecca primitiva. Io vi dico la verità perché le bugie non riesco a raccontarle, non è che i piatti li chiamo, gli do un nome. Questo gli ha dato un nome un mio amico, che è un bravo fotografo, un gastronomo lì dove Vannucchi, l'ha chiamata bistecca primitiva. Ma questo è un piatto che veramente affonda le radici dentro cristiano, cioè dentro la mia vita. Questo è un piatto che è nato per caso. E tanti piatti nascono anche da errori, da sbagli. Sbagliare è importantissimo. Purtroppo oggigiorno la cultura dell'errore non esiste più, invece lo sbaglio è fondamentale perché chi sbaglia poi impara. Vi racconto com'è nato brevemente questo piatto. Io passeggiavo in Pineta, era un periodo molto particolare della mia vita, e avevo sempre ristoranti a Viareggio, nella città dove sono nato, e le Pinete ce ne abbiamo due bellissime, una anche un parco naturale, pensate, patrimonio della biosfera per l'UNESCO. Quindi io passeggiavo e riflettevo sulla vita e ho visto tanti pini purtroppo caduti per un po' di incuria, un po' di maltempo, un po' di cambiamenti climatici. Insomma, mi sono abbassato e ho preso la corteccia e me la sono portata a casa. Il profumo mi ricordava le scorribande da bambino con la bici, oppure le bocciofile dove c'erano i nonni che facevano le grigliate. Insomma, mi stimolava qualcosa, ma non sapevo cos'era. E che ho fatto? Ho messo la corteccia a bagno nell'acqua e poi l'ho buttata nel forno. E da lì poi, con il profumo e con il mio amico macellaio Michelangelo Masoni, è arrivata l'ispirazione. Quindi ho preso un pezzo di manzo, l'ho tagliato e l'ho messo sulla corteccia calda e già era buona. Però ci mancava qualcosa che ricordasse un contorno, quindi mi è venuta in mente la nonna Norina, che faceva le patate fritte. Tutte le nonne toscane fanno le patate fritte alla toscana, si friggono in poco olio, e mi faceva sempre lo scherzo di portarmi a tavola le bucce delle patate, che sono dolci ma che sono anche un po' amare, che sanno di patata fritta ma che ti puliscono la bocca. Come succede tante volte in cucina, paradossalmente un fritto diventava una cosa che ti puliva la bocca. Quindi ci ho messo le bucce delle patate, ma mancava ancora qualcosa. E un giorno sono andato in macelleria e c'era Dino Masoni, papà di Michelangelo Masoni, e mi dice: Cristiano, ma senti questo grasso di questo manzo straordinario? E il grasso del manzo si mangia, noi toscani, è la parte più importante della bistecca. Quando la bistecca sta in piedi sull'osso, che la copertina di grasso si scioglie e condisce tutta la bistecca, che non va condita con l'olio, non si condisce con l'olio la bistecca! E allora ho preso questo manzo e l'ho tostato in padella e profumava tantissimo. Quindi che ho fatto? L'ho unito alla carne, quindi corteccia calda, manzo stracciato, il grasso tostato, le bucce di patate fritte, è venuto fuori questo piatto, che è stato un po' uno spartiacque nella mia carriera di bruciapadelle e ha avuto una risonanza, direi, universale. E la cosa bella è che la gente a tavola lo mangia con le mani, perché io voglio che la gente si lecchi le dita. Questo è un piatto primordiale, dove la corteccia ha
un importantissimo ruolo, non solo per il profumo che dà, ma perché dà quella sensazione di tostato che ci riporta nelle caverne. E infatti quando abbiamo iniziato a cuocere si bruciava la materia prima. Quindi perché ci piace tanto il tostato, l'affumicato? Perché siamo quelli delle caverne? Bene, sì, siamo quelli lì. L'operazione che ho fatto io, e lo ripeto all'infinito, non ho inventato nulla. Ho semplicemente messo al servizio vostro i miei ricordi e i ricordi ancestrali che tutti abbiamo qua dietro, dove c'è la scatola nera del nostro cervello. Ma ora iniziamo a cucinare. Bene, ci siamo. Prendete delle patate, ne basta anche una, e la mettete a bollire. Questo non ve lo spiego, bollire, quindi con l'acqua a bollore, vai, e via. Poi la corteccia, questa ve la andate a trovare in una bella pineta, mi raccomando, alberi morti, oppure andate da un amico che ha un negozio di giardinaggio, ce l'hanno le cortecce di pino, e questa va messa nell'acqua, deve ammollare almeno una mezz'oretta, e io ce l'ho già pronta ammollata, vedete amici miei? Qui cambia il colore, e questo ci serve per non dare fuoco a tutta la casa, perché altrimenti quando la mettete nel forno vi prende fuoco. E comunque poi se la corteccia assorbe acqua tira fuori profumi ancora più intensi, ok? Questa la mettiamo nel forno a 220 gradi all'incirca una ventina di minuti. Ecco qua, la mettete lì. A questo punto prendete il manzo. Sul manzo si può parlare all'infinito, Piemonte, Toscana, quindi tutta la dorsale appenninica, ci sono un sacco di razze di manzo, una più buona dell'altra, ognuno ha la sua, usate quello che vi pare, ma usatelo buono. Il manzo deve essere compatto, profumato. Io ho usato una noce, però il vostro macellaio vi consiglia benissimo. A questo punto, un'altra cosa non banale, usate un coltello che taglia. Sì, hai capito bene, c'è sempre Margherita lì che mi ascolta, perché altrimenti ci si porta via le dita, perché un coltello non affilato è pericolosissimo. Quindi tagliate la carne, io me l'assaggio anche, ma vabbè, poi noi toscani la carne, la ciccia. Allora, uno che gli piace cucinare deve far lavorare il coltello, non siete voi che lavorate per il coltello, Quindi il coltello è un vostro partner. Stracciatela la carne, ora c'è questa malattia ormai della battuta. Basta, Facciamo che la carne va rispettata, quindi straccettini di carne, in questa maniera. Non è importante che sia perfettamente uniforme il taglio, l'importante è che andate contro la fibra, perché se andate lungo la fibra la carne è immangiabile, diventa anche brutta di colore. A questo punto prendete una boule, ci mettete la carne e ora vi faccio vedere una cosa che è molto molto istruttiva e che arriva dai nostri avi. Io l'ho imparata da mio nonno, che era un contadino, il nonno Elio, il grande nonno Elio. Allora, il nonno Elio condiva l'insalata in una maniera molto particolare. Siccome l'olio extravergine era moneta, però noi dalle nostre parti si usa anche il burro e anche la panna d'affioramento, perché la vacca c'era sempre in casa che faceva il latte e l'olio, siccome si doveva vendere, a volte si passava a altri tipi di condimento. Però mio nonno cosa faceva per condire l'insalata? Faceva questa operazione. Ora la faccio vedere. Ecco qua. Prendeva l'olio, se lo metteva nelle mani e faceva questo gesto. Poi prendeva l'insalata e se la metteva nelle mani. Io invece che dell'insalata prendo la carne. Allora, tanto mi faccio bene la pelle, perché l'olio fa bene anche alla pelle, e la carne prende il condimento che vuole.
né di più né di meno, e soprattutto non sprecate olio. E poi, perché a meno che non siate dei serpenti, siete animali a sangue caldo, quindi cedete la vostra temperatura alla carne. È importantissimo, ricordatevi che la percezione del gusto dipende molto dalla temperatura dei cibi. Più il cibo è vicino alla nostra temperatura corporea e più ne apprezzerete le qualità organolettiche, ma anche e soprattutto di sapore. Quindi guardate un po', semplice ed efficace. La carne è condita, le mani sono praticamente pulite, io mi do solo una pulitina finale, eccolo qua. A questo punto le nostre patate che abbiamo messo via prima a bollire sono pronte e si prende semplicemente la buccia. Va da sé che, non è che si usa la buccia e si butta via la patata. Con le patate ci fate un sacco di cose belle, dagli gnocchi al purè, e insomma ci sono un sacco di belle ricette da fare con le patate. Oppure ve le mangiate con un filo d'olio, così. Queste bucce ci serviranno per il piatto. Allora, prendete le bucce, le mettete in olio e mettete a friggere, semplicemente. Ecco qua. E come ho detto prima, la buccia di patata ricorderà le patate fritte, ma siccome la buccia è a contatto con la terra, sarà anche un po' amara, quindi vi pulirà la bocca. Attenzione, qui c'è sta la chiave del piatto, che è questa. Questo è grasso di manzo. Dal grasso si capisce se l'animale è stato nutrito bene, perché se un animale è stato nutrito con robaccia, il grasso del manzo è immangiabile. Quindi, allora, lo fate a cubetti piccoli, fate dei ciccioletti piccoli piccoli di manzo. Ecco qua, sufficienti. Questo mettiamo via, non serve più. Il grasso lo mettiamo a tostare in una padellina. Naturalmente non serve nessun tipo di grasso perché c'è già il grasso, quindi va da sé. La cosa importante è seguire la cottura del grasso, si deve tostare ma non bruciare, mi raccomando. E già qui c'è un profumo di bistecca meraviglioso. Le patate stanno andando, quindi all'inizio padellina rovente e dopo abbassate e fate tostare il grasso. Regolatevi di conseguenza con i fuochi che avete a casa. Se avete l'induzione state molto attenti, perché l'induzione quando parte poi diventa a volte molto violenta, anche se io devo dire sono un grosso sostenitore dell'induzione. Ecco, le bucce girate devono friggere bene. Ecco qua, con calma, ve le dovete anche un po' dimenticare, ricordatevi che la cucina ha bisogno di tempo. Chi ha furia in cucina non ci deve stare assolutamente. Il profumo conta tantissimo e voglio dire, io di naso me ne intendo. Ecco, il grasso naturalmente si scioglie e quella parte grassa che si è sciolta è fondamentale per il piatto, perché ora vedrete che fine fa questo grasso. Il grasso è già pronto, bello abbronzato ma non bruciato. Si mette da parte. Attenzione, questo è il momento più importante della ricetta. Io ora prendo il grasso tostato e lo metto sulla carne, anche proprio quello che si è sciolto, e lo giro velocissimamente, anche con le mani. Non deve cuocere. Questo grasso gli darà quel sapore unico che ha la bistecca. Quindi il vero condimento di questo manzo è il grasso suo, quindi è una carne all'ennesima potenza.
girare velocemente, non deve assolutamente cuocere la carne. Ora prendo la corteccia, io ho le mani d'amianto, voi non lo fate mai così. Corteccia, caldissima, le bucce delle patate sono pronte. Ecco qua. Perfette. Profumo di patatine fritte. Un goccio di sale sulla carne, ma proprio poco sul finale, e un goccio sulle bucce. E a questo punto non rimane che impiattare la bistecca primitiva. Ci siamo! Ora prendete la carne che è a temperatura perfetta per essere degustata, come direbbero quelli super fighi, l'adagiate sulla corteccia ben calda. La corteccia non cuoce ma gli dà solo profumo alla carne, poi bucce. E che dire? La bistecca primitiva è pronta. Ci siamo, la bistecca primitiva è pronta, quindi ora per rinfrescarmi le idee l'assaggio, ci metto anche la buccetta di patata. Quanto è buona la ciccia! Poi questa buccetta di patata fritta, croccante, il grasso che condisce, il profumo della pineta, della sauna sembra anche, ma anche di quelle braci forti. Insomma, devo dire che è sempre più buono questo piatto. Non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima ricetta, alla prossima avventura, un'avventura biblica. Sì, perché userò le foglie di fico. Quindi, a prestissimo! Hai appena finito di vedere una lezione del nostro corso. Se vuoi continuare o scoprirne di nuovi, vieni su accademia.tv. Qui ci sono tantissime ricette di chef famosi, oppure puoi iniziare con la nostra scuola, un percorso di formazione a tema food and beverage.